Ed eccoci qui, finalmente nel tutorial del cardigan Fiorellina, che francamente avrei chiamato Delizia. Sì, l'avrei chiamato Delizia perché è un qualcosa, o Muyuan come è il filato che ho utilizzato per questo cardigan, un qualcosa di favoloso. Non avete idea finché non lo usate, è veramente il risultato, parliamo del risultato, il risultato è eccellente, va oltre ogni aspettativa ed è per quello che io sono così affezionata a questi filati. Allora, quello che vedete, finalmente vi ho fatto aspettare un po', ma ho avuto un pochino da fare. Ho avuto un pochino da fare e non sono riuscita a farvi il tutorial prima, a parte il fatto che con un uncinetto 2,5 io ci metto molto, a parte il fatto che questo non è un lavoro e lo sapete che io lo faccio solo per hobby, e a parte le micro vacanze che ho avuto, insomma ci ho messo un po' di più questa volta. Ho due versioni da farvi vedere perché quando vedete quella estiva mi chiedete ma si può fare invernale oppure viceversa. Vi viene il dubbio, no? Quando vedete quella invernale mi chiedete se si può fare estiva. Assolutamente sì. Tutte le creature che io realizzo si possono realizzare in estivo o invernale, basta semplicemente cambiare il filato. Il filato potete usare tutto il filato che voi, qualsiasi filato che voi avete, quello che vi piace di più, la marca che più preferite, non è un problema. Io ovviamente sono un'appassionata di questi filati che dopo vi faccio vedere e quindi uso quello che a me piace e che vi consiglio tutte le volte. Partiamo dai dubbi che possono venirvi. È facile? Non proprio. Non proprio, quindi se sei alle prime armi con l'uncinetto, francamente ti consiglierei un altro delle mie creature, tipo per esempio il cardigan Battito d'amore. Ecco, lo trovi nel mio canale e se sei proprio alle prime armi con quello non puoi assolutamente sbagliare, ma ce ne sono molti altri veramente semplici e sempre molto 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 carini, veramente molto carini. Vai a vedere tutti i miei tutorial e così sceglierai quello che è più per te. Io lo scrivo quando è facile, lo scrivo. Questo non è che sia difficile, però ci va tutta l'attenzione e la pazienza del caso, perché anche gli angoli possono cambiare e di conseguenza bisogna fare attenzione. Ecco, io non trovo che sia un tutorial per principianti, anche se molti dicono facilissimo, facilissimo. Sì, è facile. Non è così difficile, siete seguiti passo passo con pratica e teoria, però se stai appena adesso magari iniziando a fare la catenella, il punto basso, il punto alto, magari aspetterei per questo progetto. Questo è un mio consiglio. Per quanto riguarda invece altri dubbi che potete avere, sì Marina, la tua è una 44, tra l'altro questa è una 44/46. Ma io ho una taglia diversa dalla tua. Sarà complicato? Assolutamente no. È facilissimo fare questo tipo di modello, che tra l'altro è il modello che io uso al 90% per fare i miei cardigan, perché a me piace realizzare il modello partendo da sotto l'ascella, proprio perché lo possiamo realizzare in qualsiasi taglia senza errori, senza errori. Sempre se proviamo, man mano, quando io vi dico mi raccomando adesso è il momento di provare, voi provate, scusami. Quindi, qualsiasi taglia tu hai, non preoccuparti. L'importante è che tu hai il filato che ti piace, l'uncinetto adatto al tuo filato e parti con me. Lo puoi fare anche con un colore sfumato, tinta unita, filato spesso, sottile come il mio, con il tuo, con quello che vuoi. L'importante è avere la quantità che ti occorre. Poi ti spiegherò anche che quantità ho utilizzato io.
Quindi il primo passo che noi andremo a fare è la partenza. Ovviamente andiamo a fare i nostri giri fino ad arrivare all'ampiezza della manica. Dopo aver fatto l'ampiezza della manica, solo questo, ma tu lo vedrai nel tutorial, andremo ad allargare il nostro corpo. Più o meno a questa altezza sono arrivata io. Quando abbiamo allargato il nostro corpo, andiamo ad allungare il nostro cardigan, che può essere lungo fino a sotto i piedi o più cortino, come ti farò vedere dopo. Dopo aver fatto questo, dopo averlo allungato, e ovviamente dopo aver fatto il gemello, perché sono due parti, la prima e la seconda, quindi dopo la prima parte che farai anche la seconda, il secondo esagono. Dopo il primo esagono farai il secondo esagono. A quel punto, dopo aver fatto anche la lunghezza, andremo a chiudere la schiena. Abbiamo già chiuso le maniche, mi sono scordata di dirlo, e ti faccio vedere. Io amo questo modello, veramente lo amo. E chiudiamo la schiena e a quel punto andiamo a lavorare. Ti faccio vedere dove chiudo, come chiudo, eccetera, eccetera. E andiamo a lavorare nel perimetro, quindi nella parte sopra, fino ad arrivare giù nel fianco, cioè scusa, l'apertura davanti, andiamo a lavorare la parte sotto e via dicendo. Questo è come si presenta il retro. Guardate come si direziona. In questo caso, perché questa è quella estiva che ho fatto col filato in seta, misto seta, col filato in seta e a rigaglie, perché il tatto è quello. Cioè come tu lo tocchi e proprio senti proprio la leggerezza, la morbidezza, la freschezza, già lavata ovviamente, e io non l'ho stirata, comunque l'ho lavata e non mi ricordo più dove sono arrivata, va bene così, va bene così. Quindi forse sì, adesso mi ricordo, appunto, qui è la deviazione per la parte destra e la parte sinistra o viceversa. Nell'altra invece vedrete che, essendo un filato più spesso, sono arrivata a un passaggio, molti passaggi in meno, e di conseguenza la chiusura sembra diversa, ma ve lo spiego anche questo nel tutorial. E voilà! Questo invece è in misto cashmere, un qualcosa di leggerissimo, anche questo stupendo. Che filati stupendi, anche questi sono sempre Temu, i bottoni sono Temu, ma ve l'ho fatto vedere sia il filato che ho usato prima, sia questo, sia i bottoni nell'ultima recensione che ho fatto, e a breve ve ne faccio anche un'altra perché ho fatto delle pazzie terrificanti, e vedremo se ci ho preso. Questo, come vedi, vedi la differenza tra quello di prima e questo. Questo, essendo un filato da 4,5, ovviamente sono andata avanti molto rapidamente. Questo lo fai nel giro di 15 giorni se lavori solo di sera come me. Se invece lavori ad uncinetto tutto il giorno, allora è diverso perché lo fai in una settimana. Io, lavorandoci solamente di sera, in 15 giorni l'ho finito, l'altro ci ho messo veramente molto di più. E ovviamente uncinetto e filato più spesso ho meno sequenze e quindi la schiena finisce in un altro modo. Ti faccio vedere ovviamente come chiudere quando ci sono i fiorellini anziché la chiusura di prima. Ti faccio vedere sia una che l'altra. Il colletto l'ho fatto più corto, qui ho avuto un problema di quantità di filato e difatti te ne parlo molto spesso di questo, perché con un lotto io ho realizzato questo giacchino. Il giacchino finisce in questo modo nella manica, siamo a 3/4 circa, e non ho potuto allungarlo quanto avrei voluto, ma è in arrivo, quindi me lo allungherò un pochino di più. Vediamo, perché mi piace tanto anche così. Ero molto preoccupata per la lunghezza, ma in realtà qui messo una maglietta con collo alto o una camicia, come amo fare, però supponiamo la maglietta a collo alto,
che viene fuori tipo questa, presente? Questo qui sopra ci sta d'incanto. Le maniche della maglietta che escono qui, io già mi ci vedo, una bella collanina messa sulla maglietta e il gioco è fatto. E quindi anche se comunque l'ho ripreso, questo filato e questo colore, beh, dei filati poi te ne parlo dopo. E comunque sotto nel box informazione ti metto i link se ti interessano. E anche se l'ho ripreso, non penso che lo allungherò. Io penso proprio che lo lascerò così. Va bene. Passiamo oltre. Spero che vi piaccia. Bene, iniziamo quindi il nostro progetto, il nostro bellissimo cardigan fiorellina. Dunque, io, come vedete, voi avete visto l'anteprima, l'avete visto già finito. Qui invece in questo momento devo ancora finire la bordura, ma non è un problema. Inizio intanto a farvi vedere lo stesso progetto con un altro filato, questa volta però invernale. Io la mia metà l'ho già fatta, l'altra metà la faccio insieme a voi. Quindi, come vedete, il progetto va bene sia per l'estate, l'autunno, la primavera, quello che volete voi, che anche invernale. E adesso andiamo ad eseguirlo insieme. Inizio con appunto questo filato sempre Temu, che è cashmere e bambù. Tra l'altro ho solo un lotto, quindi vedremo poi insieme se mi sarà sufficiente. Vedi, cashmere al 90% e bambù 10%. Ho già utilizzato questo filato l'anno scorso per un altro progetto, ma era sfumato ed era ventaglietti, il cardigan e la maglia ventaglietti, ed era sfumato sui toni del grigio e nero. E mi è piaciuto moltissimo anche per come si lava, cioè nel senso come reagisce poi ai lavaggi. Io lavo solo a mano e quindi voglio partire e farmene uno anche invernale. Qui abbiamo il nostro primo nodino, visto che all'inizio lo posso tagliare senza problemi. Ok, partiamo col primo giro. Cerchio magico, filo corto, lungo il mignolo, gira intorno alle 3 dita, tieni col pollice, ferma col mignolo, uncinetto 4,5 per quanto riguarda questo tipo di filato, prendo il filo e lo porto dentro, blocco. Ok, rifaccio vedere, filo corto lungo il mignolo, giro sulle 3 dita, blocco con il mignolo, passo con la testa dell'uncinetto sotto il primo filo, prendo il filo sopra, giro e blocco con una catenella. Ok, siamo pronte, anzi siamo pronti. Tiriamo su 3 catenelle. Rientra di nuovo nello stesso cerchio e fai una maglia alta. Di nuovo prendi il filo, rientra nello stesso cerchio e fai una maglia alta. 2 catenelle di separazione e facciamo 3 maglie alte nel cerchio magico. Quindi 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, rifai di nuovo la stessa cosa, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione e ancora 3 maglie alte, 2 e 3. Vai avanti in questo modo fino ad avere 5 buchini, quindi abbiamo 1, 2, 3. Continua fino ad avere 5 buchini. Adesso, come vedi, abbiamo, guarda i buchini, 1, 2, 3, 4 e 5 e i tris sono 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Ci manca un foro perché dobbiamo avere 6 fori. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a fare il sesto. Tira la codina, quella più corta. Se hai il mio filo fai piano piano. Se invece hai l'altro filo o comunque un filo di cotone non è un problema. Io devo fare piano piano perché qui stiamo parlando di cashmere, quindi è molto più fragile, no? Come filato. Abbiamo stretto il nostro cerchio, andiamo a fare l'ultimo foro. In che modo? Filo sull'uncinetto, sali nella terza catenella, quindi dell'inizio, 1, 2 e 3, entra con la testa dell'uncinetto, prendi il filo e chiudi tutte e tre le asoline insieme in modo tale da trovarci in centro al nostro tondino che abbiamo creato. Ricontrolliamo di nuovo insieme. Abbiamo, qui c'è un foro, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 e il sesto, quello che abbiamo fatto insieme, e abbiamo 6 tris ovviamente. Ok, questo è il nostro primo giro. Andiamo a fare il nostro secondo giro. Tiriamo su 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Al suo fianco faremo altre 2 maglie alte, quindi entrando nello stesso spazio. Una catenella di separazione, andiamo sulla seconda maglia alta, quindi questa è la prima e questa è la seconda, quella centrale. Entra e fai una maglia alta, così. Poi fai una catenella, entra nello spazio e andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo nello stesso spazio 3 maglie alte. Ed ecco che abbiamo il primo angolo completo. Questo è da completare. Fai ora una catenella di separazione e ripetiamo il lato che abbiamo già fatto, quindi catenella nella maglia centrale del tris sottostante, fai una maglia alta, catenella, salta nel nostro angolo, quindi dove c'è lo spazio, e fai di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e 3 maglie alte. Abbiamo fatto il secondo angolo. Ora devi fare quello che abbiamo fatto per questi due lati anche per gli altri lati, quindi farai una catenella di separazione, vai nella maglia centrale e fai una maglia alta, catenella, vai nello spazio e farai 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ora fai la catenella e fai la stessa cosa che abbiamo fatto per gli altri lati, ok? Arrivati alla fine del secondo giro, completi anche questo lato, catenella nella nella seconda maglia alta, fai una maglia alta, poi fai una catenella, entra praticamente nel primo foro da dove siamo partiti, entra e fai le 3 maglie alte che ci mancano per completare il nostro angolo, e per chiudere facciamo come abbiamo fatto la prima volta, quindi filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2 e 3 catenelle iniziali, entriamo con la nostra testa dell'uncinetto,
prendiamo il filo, abbiamo 3 asoline, chiudiamole. Abbiamo completato il secondo giro e controlla che tu abbia 6 lati e li noti così. Questo è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Adesso non si riesce molto a capire, ma vedrai. Terzo giro. Ripetiamo praticamente il secondo giro, quindi 3 catenelle, entriamo nello spazio e facciamo 2 maglie alte, che sommato alle 3 catenelle che simulano la nostra prima maglia alta sono 3. Una catenella di separazione, andiamo sulla seconda, vedi, non questa, ma la seconda maglia bassa del giro sottostante e facciamo una maglia alta e sempre una catenella. Ora mi salti questa maglia e vai nel foro, questo foro da una catenella dove farai la maglia alta. Catenella, nello spazio mi fai la maglia alta, catenella, nella seconda maglia alta mi fai una maglia alta, catenella e siamo nell'angolo. Andiamo a fare 3 maglie alte, due catenelle e sempre nello stesso spazio 3 maglie alte. Ok. Adesso ripetiamo tutto, quindi catenella, nella seconda maglia, maglia alta, catenella, nello spazio maglia alta, catenella, nello spazio maglia alta, catenella, nella seconda andiamo a fare una maglia alta, catenella e andiamo nel nostro centro dove si ripete, quindi faremo 3 maglie alte, due catenelle e ancora 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Abbiamo fatto il secondo lato, devi fare gli altri 4 lati nello stesso e identico modo. Sono arrivata alla fine del nostro terzo giro, faccio la mia catenella, vedi, ho lavorato la maglia alta sul tris che compone il mio angolo sottostante, però devo completare quello finale, quindi come già vi ho mostrato vai a fare 1, 2 e 3 maglie alte proprio da dove noi siamo partiti, vedi, abbiamo fatto il primo gruppetto da 3 e adesso finiamo con un gruppetto da 3, dobbiamo unire il giro, conta 1, 2 e 3, nella terza catenella prendi il filo, hai 3 asoline, chiudi tutto insieme e abbiamo finito il nostro terzo giro. Con il terzo giro abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 fori. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Quindi controlla di avere sempre i 5 fori e siamo nel terzo giro. Andiamo a fare il quarto giro che è identico a questo, quindi né più e né meno. Stessa partenza e stesso lavoro. Quindi 1, 2 e 3, rientro e vado a fare le 3 maglie alte totali, ok? Totali. Una catenella di separazione, nella seconda vado a fare, nella seconda, dicevo, vado a fare una maglia alta, catenella e maglia alta e proseguo in questo modo lavorando una maglia alta e una catenella in tutti gli spazi che ho sotto, in questo modo.
finisco nella seconda maglia alta, catenella, mi raccomando ricordati la catenella, è il finale del lato, e andiamo a fare il nostro angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Te l'ho ricordato l'ultima catenella perché le altre ovviamente ti vengono naturali, l'ultima potresti saltarla, quindi avresti uno spazio in meno. Tutti i lati li lavorerai così e avrai 1 2 3 4 5 6 7 8 spazi in totale. Lavora tutti i lati in questo modo. Quando arrivi alla fine del nostro quarto giro, ok, andiamo a chiuderlo. Quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte nella parte iniziale del nostro giro e adesso andiamo 1 2 e 3, andiamo a fissare il nostro giro come abbiamo oramai imparato e come normalmente faccio nelle mie creazioni. Anzi, io le amo chiamare creature, come voi sapete. Quindi abbiamo 8 fori adesso, 1 2 3 4 5 6 7 8. Il quinto giro cambia. Andiamo ora a fare il quinto giro. Attenzione perché parte con un angolo diverso, quindi dovete ricordarvi questi cambiamenti. Ok, il quinto giro quindi fino adesso ok, l'abbiamo fatto insieme. Il quinto giro, che è quello delle maglie alte, parte con solo 2 maglie alte. La prima sarà quella con le 3 catenelle e la seconda la facciamo al suo fianco. Ok, ora vai a lavorare su ogni maglia alta una maglia alta, quindi ne avrai 3. Ok, dove c'è lo spazio di una catenella ovviamente mi farai una maglia alta e sulla maglia alta una maglia alta e procedi in questo modo: maglia alta nello spazio, maglia alta sulla maglia alta, così. Finisci in questo modo il lato e quando avrai fatto tutto il lato, come ti ho spiegato, lavora ovviamente anche le 3 maglie alte facendo una maglia alta su ogni maglia alta. Ti ritrovi nell'angolo dove farai 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra e mi fai 2 maglie alte. Ecco, in questo tutorial è importante che non fermate il tutorial e andate avanti, perché ci sono dei cambiamenti negli angoli, quindi ti chiedo il favore di continuare a guardare il tutorial nelle varie parti che io ti spiegherò, proprio per evitare poi di trovarti in una situazione dove non ti ritrovi con le maglie oppure non diventa bilanciato il cardigan, quindi è importante che mi segui in ogni parte, mi raccomando. Ok, detto questo, andiamo a lavorare l'altro lato che è identico a quello che abbiamo appena fatto. Quindi su ogni maglia alta andrai a lavorare una maglia alta e nello spazio una maglia alta, sulla maglia alta una maglia alta, nello spazio una maglia alta. Quando finisci tutto il lato e l'angolo sarà composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Finisci così tutti i tuoi 6 lati. Quando avrai lavorato tutti e 6 lati, tu avrai per ogni lato 25 maglie alte, ok? Per ogni lato, quindi dagli un occhio, mi raccomando, perché se non ne hai 25 hai saltato qualche foro o nel giro sotto magari hai dimenticato la catenella che va prima dell'angolo, insomma devono essere 25 maglie alte. Concludo quindi il mio ultimo lato lavorando le mie 2 maglie alte
nello stesso angolo da dove sono partita e chiudo nello stesso modo, quindi calcolo 1, 2 e 3. Nella terza inserisco la testa del mio uncinetto, tiro fuori l'asolina e chiudo. Quindi, come detto, questo lato, questo 1, 2, 3, 4, il quinto giro finisce con 25 maglie alte, che sono qui. Sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 25. Adesso inizia già a vedersi, inizia già a vedersi il nostro piccolo cardiganino. E tra l'altro io con questo filato e questo uncinetto vado molto spedita. L'altro filato, che è veramente meraviglioso, estivo, che vi ho fatto vedere, con un uncinetto molto più piccolo. Ovviamente quando arrivo al quinto giro sono proprio ancora molto indietro. Ok, con questo vado più spedita, che poi vi ho fatto vedere il rovescio, ma non ha importanza. Andiamo avanti con il sesto giro. Il nostro sesto giro. Partiamo anche in questo giro con 2 maglie alte, quindi nell'angolo avremo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Ovviamente partiamo con metà angolo, quindi parti sempre con le 3 catenelle, rientra dentro e fai la maglia alta. Ora dobbiamo fare le maglie alte in rilievo, quindi filo sull'uncinetto, entriamo da dietro, spingiamo la maglia indietro, prendi il filo e fai la maglia alta. Ripeti, filo sull'uncinetto, entra da dietro, spingi il corpo della maglia indietro, prendi il filo e fai la maglia alta. E tutto così, quindi da dietro, spingi indietro il corpo della maglia, prendi il filo, maglia alta. 1, 2, 3 e finisci la tua maglia alta. Lavora tutte maglie alte a rilievo fino all'ultima maglia alta del tuo lato. Finiamo quindi il nostro sesto giro. Come vedi ho lavorato tutte le maglie, vado a finirlo sempre con 2 maglie alte nello spazio da dove abbiamo iniziato, ricordi, no? Vedi? Qui abbiamo iniziato con 2 maglie alte e poi chiudo il mio giro nella terza catenella di inizio. Quindi 1, 2 e 3. Ho le 3 asoline e le chiudo tutte quante insieme. Questo è il nostro 1, 2, 3, 4, 5, sesto giro. E per ogni lato avremo 29 maglie alte. Ogni lato ha 29 maglie alte, compreso ovviamente quelle dell'angolo, quindi da qui a qui sono 29 maglie alte. Andiamo avanti con il nostro settimo giro. Partiremo con 2 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una maglia alta. Adesso andiamo a fare 2 catenelle e andiamo a saltare 2 maglie di base, quindi questa la salto, nella terza entro e faccio la mia maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, nella terza faccio una V che è composta da una maglia alta, 2 catenelle, rientra, una maglia alta, tutta nella stessa maglia. E ora ripetiamo: 2 catenelle, ne salto 2 nella terza maglia bassa, 2 catenelle,
ne salto 2, nella terza vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientra, una maglia alta, fai 2 catenelle di base, salta 2, scusami, fai 2 catenelle, salta 2 catenelle di base nella terza maglia bassa, 2 catenelle nella terza maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle e rifai 2 catenelle, salta 2 nella terza maglia bassa, 2 catenelle, salti 2 nella terza, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle, salta 2 nella terza, una maglia bassa, 2 catenelle per salire, salti 2, vai nell'angolo e fai 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. Ok, abbiamo fatto il nostro primo lato. Tutti gli altri lati sono praticamente uguali e parti con 2 catenelle, ne salti 2 nella terza maglia bassa, 2 catenelle, ne salti 2 nella terza maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Ok, vai avanti così per tutti i lati. Ricorda, l'angolo è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e siamo al settimo giro. 1 2 3 4 5 6 e 7. Finito tutti i lati, andiamo a chiudere anche questo giro, quindi filo sull'uncinetto, contiamo 1 2 e 3, nella terza entra con la testa dell'uncinetto, prendi il filo, l'ho preso male, nella testa dell'uncinetto prendi il filo, hai 3 asoline e le chiudi tutte insieme. Ecco che abbiamo finito anche il nostro 1 2 3 4 5 6 e 7 e abbiamo 1 2 3 4 V. Ecco, quello che io conto sono le V, ok? Quindi ne abbiamo per ogni lato, ne abbiamo 4, 1 2 3 e 4. Andiamo a fare l'ottavo giro. Parte in modo differente l'ottavo giro perché qui noi faremo i fiorellini, quindi partiamo con 2 catenelle, entra nello stesso punto, prendi il filo, lavora solo 2 catenelle, ok? Quindi abbiamo fatto 2 catenelle, rientra, prendi il filo, entra nello stesso punto, vedi hai 3 asoline, ne lavori solo 2, rifai la stessa cosa, fila sull'uncinetto, entra, prendi il filo, ora hai 4 asoline, ne lavori solo 2. Abbiamo 3 asoline sul nostro filo, sul nostro uncinetto, chiudi tutte insieme e fai una catenella. Ora rifai la stessa cosa, quindi entra, però lo rifai per bene, no? Perché qui abbiamo dovuto iniziare in una maniera diversa. Filo sull'uncinetto, prendi il filo e chiudi 2. Filo sull'uncinetto, entra, prendi il filo e chiudi 2. Filo sull'uncinetto, prendi il filo e chiudi 2. Perché qui hai 4 asoline e prima ne avevi solamente 3? Perché siamo partiti con 3 catenelle, ok? Normalmente tu vedrai avrai sempre 4 asoline, tranne la prima volta che inizierai a fare il fiorellino che ne hai soltanto 3. Prendi il filo e chiudi tutte e 4 le asoline. Ora mi fai una catenella, quindi questo è metà del nostro angolo. Hai fatto la catenella, ti sposti nella V, quindi salti tutto il lavoro sottostante, ti sposti qui, entri col filo sull'uncinetto, entri nella V, inizia, chiudi 2, tieni l'asolina, rientra,
chiudi 2, rientra, chiudi 2, hai 4 asoline, chiudi tutte e 4, fai una catenella di separazione e rifai la stessa cosa. 1, 2, 3, chiudi le 4 asoline, catenella di separazione e rifai la stessa cosa. 1, 2, 3, chiudi le 4 asoline e fai una catenella. Andiamo a lavorare un altro fiore, quindi lavoriamo dentro la V. Hai fatto la catenella, entri nella V e riparti. 1, 2, 3, chiudi le 4 asoline e fai la catenella. Rifai 1, 2, 3, chiudi, catenella. 1, 2, 3, chiudi, catenella e ci spostiamo. Vedi che hai 3 petali, ci spostiamo 1, 2, 3. Ecco, io questi li chiamo petali. Ok, ci spostiamo nell'altra V, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo le 4 asoline, catenella. 1, 2 e 3, chiudiamo le 4 asoline, catenella e di nuovo 1, 2 e 3, chiudi tutto, fai la catenella e spostati nella V successiva, questa. E 3, chiudi, catenella. 1, 2, 3, chiudi, catenella, ultimo, 1, 2, 3, chiudi, catenella. Ora abbiamo l'angolo. Come si fa l'angolo? Con 4 petali. Andiamo nell'angolo e facciamo la stessa cosa, i petali sono uguali, 2 e 3, chiudi le 4 asoline, una catenella, di nuovo 1, 2 e 3, chiudi, attenzione, tra i 2 petali e l'altro, e gli altri 2 petali, vanno 2 catenelle, non una, 2, ok? Rientra nello stesso spazio e facciamo l'inizio del nuovo lato, sempre con 3, abbiamo le 4 asoline che chiudi insieme e una catenella. Le 2 catenelle sono solo nell'angolo che dividono il primo gruppo da 2 dal secondo gruppo da 2, lavorati sempre nello stesso angolo, nello stesso spazio. Quindi qui abbiamo fatto una catenella e ora facciamo il quarto, 1, 2 e 3, chiudi le 4 asoline. Questo è il nostro angolo, quindi questo è il vertice e questi sono i 2 petali laterali, ok? Tutti i lati sono uguali, abbiamo fatto il primo, sai come fare l'angolo. Ora riparti con una catenella, ti sposti nella V e fai i fiorellini. Sono 3 petali con una catenella di separazione, sia tra i petali che tra un fiore e l'altro. Fai gli altri 5 lati e ci troviamo per la chiusura. Finiti tutti e 6 i lati, andiamo a chiudere il giro dei fiorellini. Quindi abbiamo fatto 2 petali, ricordi bene, vero? All'inizio, adesso completiamo facendo altri 2 petali, quindi saltiamo da questa V nell'angolo e facciamo la stessa cosa che abbiamo imparato a fare. Quindi
3 maglie alte non chiuse, andiamo a chiudere le 4 asoline, una catenella e di nuovo 1, 2 e 3 e chiudiamo le 4 asoline. Ora dobbiamo unire il giro come sempre facciamo, però qui andiamo direttamente in testa, quindi filo sull'uncinetto, vai nella testa proprio del primo petalo, qui in cima, prendi il filo e chiudi tutto quanto insieme. Ecco che abbiamo finito insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'8º giro, e ti ritroverai, se tu inizi a piegare il primo lato da un vertice all'altro, lo pieghi in 2, metti a posto i 2 angolini, metti a posto anche la parte sotto, inizierai a vedere il tuo piccolo, perché è ancora piccolino, cardigan. Andiamo avanti quindi con il giro numero 9. Prendiamo, ok, il giro numero 9 parte con 3 catenelle come al solito più una maglia alta, ok, una catenella di separazione, andiamo tra un petalo e l'altro, quindi qui, e andiamo a fare una maglia alta, una catenella, nello spazio tra un fiore e l'altro andiamo a fare una maglia alta, catenella, maglia alta tra un fiore e tra un petalo e l'altro, catenella, punta di nuovo l'uncinetto tra un petalo e l'altro e fai la maglia alta e prosegui in questo modo, quindi maglia alta nello spazio, maglia alta dopo il primo petalo, catenella, maglia alta dopo il secondo petalo, catenella, maglia alta nello spazio e via dicendo. Questo è il giro numero 9. Ok, continua ad andare avanti in questo modo e così ovviamente saranno tutti i lati. Qui siamo vicino all'angolo, vedi, questo è l'angolo, questo è il vertice, quindi qui mi fai la maglia alta, una catenella, entra nella metà, quindi vedi che qui ci sono 4 petali, entri qui e mi fai 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra nuovamente e mi fai 2 maglie alte, così, e dopo ricominci da capo, quindi una catenella, tra un petalo e l'altro una maglia alta, catenella, sempre una catenella, qui, tranne va bene il nostro angolino ne ha 2, però per quanto riguarda tutto il resto, vedi, facciamo semplicemente dei quadrettini con maglia alta, catenella e maglia alta, e la maglia alta tu la vai a fare, quindi fai la catenella tra un petalo e l'altro, quindi abbiamo detto qui catenella e qui catenella e 1 nello spazio, ok? Procedi così per tutti i lati, ricordandoti che il nono giro ha 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Andiamo a finire il nono giro dove abbiamo 16 fori, quindi a parte l'angolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 fori, e così in tutti i lati. Finiamo con una catenella, rientriamo da dove siamo partiti, filo sull'uncinetto e finiamo con 2 maglie alte e poi uniamo 1, 2 e nella terza entro, prendo il filo e chiudo tutto, e abbiamo finito così il nostro giro numero 9.
Allora, dopo il giro numero 9, che è questo dove noi ci siamo lasciati, quello con i foretti, maglia alta, catenella, maglia alta, io sono andata avanti e ora ti spiego in che modo. Praticamente tornando a guardare il giro numero 5, quindi dal giro numero 9 ho fatto il giro numero 10 che è come il quinto giro, che è quello di tutte maglie alte, dove nell'angolo abbiamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi dal giro numero 10, questo è il giro numero 10 con le maglie alte, ho fatto il giro numero 11, cioè il sesto giro, quello con le maglie alte a rilievo, ok? E nell'angolo le maglie alte a rilievo hanno sempre le 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vi dico l'angolo perché ovviamente è chiaro questo, ma visto che gli angoli cambiano, preferisco appunto ricordartelo. Quindi ti ho fatto un promemoria. Ci siamo lasciati al giro numero 9. Devi fare il giro numero 10 che sarà come il quinto giro, il giro numero 11 che sarà come il sesto giro, il giro numero 12 e il giro è quello appena fatto, cioè quello con la maglia alta, la catenella e la maglia alta, ma gli angoli sono da 3 maglie alte, quindi il giro numero 12 abbiamo visto, il giro numero 10, il giro numero 11 che è questo qui con le maglie alte a rilievo, e il giro numero 12 che è di nuovo quello con i quadratini. In questo caso però nel giro numero 12 cambiano gli angoli, cioè gli angoli sono da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, sia il primo che il secondo che il terzo giro. Ovviamente quando c'è questo tipo di punto ci sono le 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. A quel punto però io non potevo procedere col disegno che dopo ti faccio vedere su quello verde. Non potevo procedere perché sono arrivata alla larghezza della mia manica e quindi mi devo fermare. Se tu invece devi andare avanti perché nonostante tu sia arrivata al 12° giro, non hai la dimensione della tua manica, e come fai a scoprire se ce l'hai la dimensione della tua manica? Semplicemente tu avrai questo esagono, semplicemente prendendo uno dei lati, prendi l'angolo di un lato, prendi l'angolo dell'altro lato, lo fai combaciare anche questo con questo in modo tale che si possa chiudere, e tu vedrai che c'è questa sorta di manica e questa parte qui che sarà la tua metà corpo. Non guardare ovviamente l'ampiezza della metà corpo perché non è questo il nostro punto. Il punto dove tu devi arrivare continuando a lavorare è proprio quello del raggiungimento della dimensione della tua manica. Quindi io ci sono arrivata e a questo punto io devo chiudere, ma se tu devi procedere, devi continuare ad andare avanti, qual è il disegno che devi fare? È questo. Allora, questo ovviamente essendo un filato sottile è naturale che io debba fare più giri, ok? Tu figurati che noi ci siamo fermati al 9° giro che è qui, questo è il 9° giro, poi sono andata avanti fino qui e mi sto fermando, sto parlando del progetto che stiamo facendo insieme, ok? Il 9° giro, e qui ho fatto i giri poi con la maglia alta, la catenella, la maglia alta, e mi sono fermata praticamente a questo punto. Se tu devi andare avanti, ovviamente che cosa farai? Continuerai con il disegno. Il mio disegno è questo. Quindi fino a qui l'abbiamo guardato insieme. Quando finisci i blocchi si intende o quelli con la maglia alta, catenella e maglia alta, o quelli con i fiorellini, ci sono sempre le maglie alte e la maglia alta a rilievo che dividono un blocco dall'altro. Blocco inteso questo, inteso questo, inteso questo, inteso questo. Ok? Quindi
Dopo aver fatto, noi ripeto, siamo arrivati qui, cioè io perlomeno, come vedi, sono arrivata a questo punto, al 12°, no, qui sono al 13, 14, aspetta che te lo dico con certezza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, al 14° giro. Io praticamente sono qui, al 14° giro. Subito dopo chiudo il blocco, quindi faccio il giro delle maglie alte, poi faccio il giro delle maglie alte a rilievo e a questo punto parte il blocco del fiorellino. Il blocco del fiorellino è quello dove mi partirai con le 2 maglie, è questo, l'abbiamo fatto insieme. L'abbiamo fatto insieme. Tu praticamente parti guardando 1, 2, 3, 4, se non lo ricordi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il 7° giro. Il 7° giro ti parte con il blocco dei fiorellini. E qui di blocco di fiorellini ne ho fatto 1, poi ovviamente c'è sempre la maglia alta e quella a rilievo, e 2. Quindi ne ho fatti 2 uno accanto all'altro, cosa che non posso fare qui al momento perché devo chiudere la maglia, la mia manica, ma poi lo farò procedendo in larghezza e lunghezza. Quindi ho fatto, come ripeto, 2 blocchi di fiorellini, un blocco è diviso dall'altro con questa maglia alta e la maglia alta a rilievo, 2 di fiorellini come detto, di nuovo divisione, e poi ho fatto un blocco con i forellini, non fiorellini ma forellini, ok, però questa l'ho chiusa qui, l'ho chiusa, allora questo cardigan l'ho chiuso qui, dopo aver fatto, questo è tutto quello che è venuto dopo aver fatto i 2 blocchi di fiorellini. Ho fatto la maglia alta, poi la maglia alta a rilievo e ho chiuso la manica perché ero arrivata a misura, ok? Quindi tutta questa parte in più è quella, poi ho fatto 3 blocchi di fiorellini, è quella che mi è servita come, diciamo, allargamento e allungamento. Poi non mi è bastato l'allungamento, sono andata ancora a scendere. Comunque questo è il disegno, ma dal punto in cui sei tu, te lo faccio rivedere un'altra volta. Noi abbiamo fatto i 9 giri, adesso tu farai il 10° giro che è come il quinto, l'11° che è come il sesto, il 12° che è il giro che abbiamo appena fatto, ma gli angoli ricorda che quando sei in questo blocco con le maglie alte, catenella e maglia alta, devi fare l'angolo da 3, ok? 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Se per caso non ti è sembrato chiaro, ti prego, torna indietro da che io inizio a spiegartelo e segna tutti i punti, perché ovviamente non posso fartelo tutto il tutorial, altrimenti non solo i miei sono lunghi, questo diventerebbe veramente eterno. Quindi adesso andiamo a chiudere la manica, ritorna indietro da dove inizio a spiegarti cosa devi fare dal 9° giro in poi, così ti sarà più chiaro, ok? Io intanto ti faccio vedere come chiudo la manica. Allora, chiudiamo la manica. La prima cosa, cerco sempre di tagliare il meno possibile il filo, quindi da dove io, vedi, ho finito il mio giro, quindi tu puoi finirlo in qualsiasi punto, e da dove finisci il giro, tieni questo angolo, fallo coincidere con l'altro angolo dello stesso lato, in questo modo. Il dritto è verso di te, quindi abbiamo il rovescio in questo che si chiude e lavoriamo sul dritto in questo modo. Andiamo a chiudere la nostra manica. Se sei arrivata al punto di chiuderla, attenzione, tu provala, mi raccomando, prima di chiudere la manica provala, deve essere giusta, non troppo stretta e vabbè, larga quanto vuoi, che sia giusta per te. Quando sei sicura di aver raggiunto la dimensione che per te va bene per la manica, allora continua a seguirmi. Allora, per prima cosa chiudiamolo, quindi entriamo, non prendo il filo, puoi chiuderlo anche ad ago se vuoi,
adesso prendo il filo e chiudo. Ok, mi faccio 2 catenelle, vado sulla prima maglia alta, questa, scusami, salto la maglia di mezzo e vado sull'ultima maglia alta delle 3 che ho nel giro e faccio una maglia bassa. Poi vado dalla parte opposta, quindi salto questa centrale, 1, 2, ne salto e vado nell'ultima, in poche parole, devi lavorare a specchio e fai la maglia bassa, una catenella di separazione e vado sulla maglia alta. Lavoriamo sulle maglie alte. Con la maglia bassa vado dalla parte opposta, entro, maglia bassa, catenella di separazione, vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta, vado dall'altra parte, ok, a specchio, e stiamo lavorando dall'altra parte, faccio una maglia bassa, catenella di separazione. Quando riprendi a lavorare fai la catenella, quindi qui c'è la maglia bassa, qui non fai la catenella perché vai a chiudere e fai invece la maglia bassa, qui fai la catenella perché riprendi di nuovo il lavoro, quindi maglia bassa sulla maglia alta, maglia bassa sulla maglia alta e catenella di separazione. Ho formato un nodino sciolto. Andiamo, quindi abbiamo fatto la catenella e quindi ripartiamo, maglia bassa sulla maglia alta, maglia bassa sulla maglia alta, catenella, maglia bassa, catenella, ok? E vai avanti così fino ad arrivare alla fine della tua manica. Ovviamente questo tipo di chiusura la puoi fare su qualsiasi punto in cui tu ti sei fermata. È ovvio che io qui ti dico vai sulla maglia alta, quindi io sto saltando una catenella, quindi se ti trovi sulle maglie alte che cosa devi fare? Semplicemente salti una maglia e fai la maglia bassa come sto facendo io sull'altra maglia, cioè ti devi adattare in base al disegno che tu hai sotto, ok? Qui è maglia bassa, catenella, maglia bassa, o però cucendo da una parte e dall'altra. Qualsiasi disegno tu stai facendo lo puoi riproporre, l'importante è che lasci uno spazio. Sono arrivata alla fine della mia manica, quindi io dovrei fare una catenella, ma io voglio saltare direttamente qui, quindi ho 2 maglie sotto, quindi se ne hai 2 anche tu, in base a quale angolo tu stai lavorando, no? Perché io non so dove tu ti sei fermata, io ho 2 maglie alte più devo andare nell'angolo, quindi farò 2 catenelle. Se tu hai solo una maglia perché ne avevi 2 come angolo, fai una catenella, ok? Quindi io faccio 2 catenelle e vado direttamente a chiudere, ma io chiudo proprio in questo modo, ok, ho chiuso. Quindi adesso mi ritrovo con metà del mio cardigan dove ha la manica che è giusta di misura, ma ovviamente tutto il resto no. E adesso andiamo a vedere. Questa è la chiusura della mia manica, che dà una sorta di idea di continuazione, vedi? Di continuazione di questa una sorta, perché non è così, ma dà quell'idea della separazione dei miei blocchi. Ok, io l'ho vista così. Allora, quello che adesso, come ti dicevo, adesso io ho sì la larghezza della mia manica, ma mi manca la larghezza della mia metà corpo, quindi devo andare a lavorare in questa parte, cioè qui ho il mio filo, quindi devo lavorare il lato davanti, la parte sotto con i due angoli, vedi che abbiamo i 2 angoli da rispettare, più la parte dietro, ok? Quindi chiudo, lavoro ovviamente sulla parte avanti in questo caso, chiudo il lavoro e poi riprendo a lavorare. Quello che
adesso ci differenzierà tra me e te è il punto dove tu sei. Devi cercare di capire qual è il disegno che adesso tu devi fare in base a quanto sei andata avanti e poi lavorare nelle 3 parti, come ho fatto io qua. Vedi? Io praticamente ho fatto, noi siamo qui, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, ovviamente farò la mia parte che separa i blocchi e sono andata avanti poi col blocco successivo che è quello dei ventaglietti. Oramai vi ho spiegato, per vedere come fare i ventaglietti basta andare nel giro iniziale, quello dove abbiamo fatto maglia bassa, 2 catenelle, e, scusami, una V con 2 maglie basse, scusa, allora, siamo partiti dal centro, mamma mia, così ti confondo soltanto. Allora, il centro è fatto, l'angolo è fatto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, poi 2 catenelle, una maglia bassa, dopo 2 maglie di base, 2 catenelle, una V, dopo 2 maglie di base, 2 catenelle, saltane 2 e fai la maglia bassa. Ecco, da qui parte il tuo fiore, poi c'è la separazione. Quello che tu devi fare è semplicemente ripartire da qualsiasi punto tu sei del disegno, devi ripartire. Io ripartirò, sono qui con i foretti, quindi devo ripartire con le mie maglie alte e semplicemente riparto così. Tu devi vedere a che punto sei, cioè se tu devi fare i fiorellini sai che devi fare in questo punto, magari puoi partire per esempio è solo per farti capire, in questo punto puoi partire con la tua maglia bassa, quindi fai catenella, rientri, ho chiuso troppo bene, rientri e fai la maglia bassa, poi vai con 2 catenelle, ne salti 2, 1 e 2 e qui mi fai la V. Ok, se tu dovessi essere nel punto in cui devi partire con il punto fiorellini, che non c'entra niente con questa parte, è solo per farti vedere, ok? Se invece sei nel punto, non so come dire, devi fare punto forellini, non fiorellini, allora semplicemente partirai con 3 catenelle, scusami, 3 catenelle più una di separazione, ne salti una e qui mi fai poi una catenella e qui, ok? È molto semplice, cioè in base a dove tu sei devi ripartire semplicemente da dove ci siamo lasciati e continuare il disegno. Io quello che devo fare è il giro delle maglie alte e quindi semplicemente farò il giro delle maglie alte, tenendo questa buona come 1, 2 e 3 e quindi io qui lo salto questo centro, vado direttamente a fare la mia maglia alta, né più e né meno, come ho sempre fatto, solo che il giro è chiuso, cioè lo chiudiamo qui e lavoriamo solamente su 3 parti, non più su 6, perché abbiamo, ripeto, fronte, retro, e sono 2, e il fondo. E quindi cosa dobbiamo fare? Andare avanti fino a raggiungere la metà del nostro corpo, come ho fatto io con questo. La metà del nostro corpo e dobbiamo fare un'altra parte a specchio, quindi sono 2 esagoni a specchio, li uniremo insieme e poi ci troveremo sul manichino per farvi vedere come chiudere il davanti e come andare in lunghezza. Prima lo allungheremo e poi come bordarlo. Ok, quando sei arrivata a fare sia una parte, la metà del tuo corpo, che l'altra parte e vedi tu come riesci a provarlo magari con dei marcapunto, no? E lo provi per vedere se è a misura.
dobbiamo andare a cercare la misura del, vedi, questo è il retro, dobbiamo andare a cercare il punto in cui fermarci per lo scollo dietro. Il davanti no, è ancora aperto, ma dobbiamo chiudere lo scollo e quindi tutta la nostra schiena, ok? Quindi non importa in quale punto ti fermerai, poi vedrai come fare la cucitura, magari ad ago se non vuoi seguire me. L'importante è che tu trovi la tua misura. Con questo cardigan che ha lo spessore da 4,5 di uncinetto, ovviamente non mi si vede tutta la sequenza. Lo hai notato invece su quello verde, ma io lo voglio fare comunque anche in lana, che poi questo è un misto cashmere e quindi mi devo fermare per forza a misura, non posso andare avanti. Ok, questa è la mia misura e quindi io mi fermerò qui. E adesso vado a chiudere questa parte del mio dietro. Mi raccomando, provalo prima di fare questo passaggio. Come vedi, il retro invece del cardigan, quello che ho realizzato con il filato Muyuan, sempre di Temu, meraviglioso. Come vedi qui invece tu vedi tutta la sequenza, ok? Quindi in base al filato che tu userai puoi vedere o meno la sequenza. Più è sottile, più andrai avanti, più tempo ti ci vorrà, ma il risultato è eccezionale. Guardate che bella questa divisione. Noi adesso siamo qui, praticamente nell'unione di questa parte, però siamo nella parte, siamo in questo punto perché il filato è più spesso e quindi io devo andare ad unire questa parte e poi andare a fare la parte diciamo del rifinitura. Vediamo, lo vedremo insieme. Allora, come vedi, io sono praticamente nella parte della schiena, ok? L'hai visto sul manichino qui dove c'erano i due segnapunti, che me ne basta uno soltanto perché quel punto lì dove l'ultimo punto andava bene a me. Allora, come vedi, io in questo caso ho un motivo diverso da chiudere, ok? Adesso vediamo cosa mi inventerò. Quindi in base a dove tu ti fermi, questo è il punto più difficile da fermarti, però voglio comunque provare a vedere come posso chiuderlo. Sicuramente adesso mi metterò sul rovescio, questo è il dritto, quindi mi metterò questa volta sulla manica, va bene sul dritto come hai visto. Quindi se ti ritrovi in un punto dove puoi fare la chiusura che abbiamo fatto insieme, questa va benissimo. Se invece, e quindi in tutti i punti che tu ti troverai, la chiusura della manica va benissimo. In questo punto qui è differente. Allora, visto che è differente, qui è il davanti, io mi metterò, poi se non mi piace lo rifaccio semplicemente. Quindi lavorerò al rovescio, tolgo i punti che fermavano la parte avanti. Ok, quindi adesso mi trovo con il rovescio della parte della schiena dietro e il rovescio della parte della schiena dietro dalla parte opposta. Devo unire questi ventaglietti. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è quella che dobbiamo agganciarci nell'angolo, quindi questi sono 1 2 3 e 4 petali, dobbiamo agganciarci in quello centrale e in quello centrale. Questo è il primo passaggio che dobbiamo fare, agganciare queste due parti. Quindi andiamo nel primo angolino proprio in centro e andiamo a prendere, a bloccare anzi il nostro filo. Ok, per essere sicuri faccio una maglia bassissima. Ok, adesso prendo l'altro angolino, anzi lo prendo da dietro e faccio un'altra maglia bassissima e così abbiamo unito i due ventaglietti in questo modo. Ora voglio arrivare in questo punto e quindi mi servono 2 catenelle per arrivare qui.
e quindi vado a fare, lo sto facendo con te in questo momento, quindi vediamo come viene. 2 catenelle e poi vado a fermarmi sempre qui con una maglia bassa e dalla parte opposta con la maglia bassa. Ok, adesso io qui, se faccio la stessa cosa, o come vedi qui deve rimanere questo ventaglietto, se lo stringo non va bene, quindi io proverò a fare, innanzitutto mi sposto con una maglia, una catenella, una sola, vediamo se mi basta, una catenella, no, ne devo fare 2 catenelle, se no va a finire che mi tira, e poi in questo punto, anziché una maglia bassa, vado a fare una mezza maglia alta, vediamo come viene, poi vado dall'altra parte, quindi a specchio, e faccio una mezza maglia alta. Ok, direi che va bene. Ora andiamo a fare, vediamo, 2 catenelle sicuramente, 2 catenelle, sì, qui siamo nel nostro fiorellino, non ventaglietto ma fiorellino, e faccio nel primo tra un petalo e l'altro faccio una maglia bassa e così vado a fare dalla parte a specchio, 2 catenelle, quindi me ne servono 2 per arrivare nel punto giusto, e qui di nuovo maglia bassa e dalla parte opposta qui maglia bassa, facciamo le nostre 2 catenelle per andare a fare una mezza maglia alta proprio qui mezza, vado dalla parte opposta e faccio la stessa cosa, mezza, 2 catenelle e andiamo qui, maglia bassa, dalla parte opposta maglia bassa, mi sposto e quindi devo fare 2 catenelle qui, maglia bassa, e di qua maglia bassa, faccio 2 catenelle e faccio la mezza maglia alta da questa parte e dall'altra mezza maglia alta. Adesso però mi fermo e guardo il risultato, se mi piace o meno. Ok, vediamo come sta venendo. Io direi che va bene. Che ne pensi? Direi che va proprio bene. Allora, continuo così e chiudo tutta la schiena. Sono arrivata alla fine dove avevo messo il marcapunto ed è qui. Però se lo finisco così, cioè con la mezza maglia alta, mi si allarga troppo la parte dietro, quindi tu puoi fermarti tranquillamente così. Io vado avanti di 2 catenelle e poi prendo lo spazio tra questo petalo e l'altro e stessa cosa tra questo petalo e l'altro, entro e faccio una maglia bassa, così rimane più unito, vedi? Un petalo con l'altro. E sono arrivata a destinazione, diciamo così. Ho chiuso la mia schiena. Andiamo a vederla. Ok. Ed eccola qua. Direi che mi piace tantissimo, ero pronta anche a disfare. Andiamo a vederlo anche sul manichino, quindi prima di tu fai le prove e provala anche su di te, guardati con lo specchio, insomma devi essere sicura che la chiusura che hai fatto va bene, che non tiri, soprattutto che tenga ben unito la parte sotto e la parte sopra dello scollo, questa. Ecco, la cosa che faccio io per comodità è metterlo subito dopo aver fatto una determinata cosa, come una chiusura, come andare avanti, insomma, e metterlo sul manichino perché mi è più comodo.
però tu puoi provarlo su di te per vedere appunto se va bene. Io direi che è venuta proprio benissimo. Ora, se tu vuoi, ti puoi già fermare così, ok? In base ovviamente, vediamo se riesco a girarlo, E alla dimensione che vuoi realizzare. Io farò ancora un paio di giri almeno su questo cardigan, su quello verde ne ho fatti molti di più. Almeno un paio di giri, adesso vediamo quanti ne farò, per ammortizzare e ammorbidire un pochino lo scollo dietro, alzarlo leggermente di più. Nel frattempo qui si allarga leggermente, non così, ma si allarga leggermente e vado leggermente in lunghezza perché lavoreremo tutto intorno, quindi giro intorno al collo, scendo giù, lavorerò questa parte, girerò dietro, ritorno di qua, risalgo e chiudo, ok? Come proseguire è molto semplice, nel senso che innanzitutto non è questo l'uncinetto, ma è sempre il mio 4,5, nel senso che riparto da dove ho lasciato la chiusura, da dove ho terminato la mia chiusura, quindi da questo punto, e dal punto in cui sono io devo fare la maglia alta, la catenella e la maglia alta, e quindi vado a fare questo per tutto il giro partendo con le 3 catenelle, e così farò nei giri a seguire. Quindi in base al giro che tu devi fare devi proseguire lavorando appunto nella parte dietro del collo, nella parte avanti sinistra, nella parte sotto, facendo e rispettando gli angoli e ritornando su fino a congiungerti da questa parte, ok? Quindi in base al lavoro che tu stai facendo alla fine del giro devi proseguire con il tuo schema. Io vado, però ho come sai e come ho detto più volte, un filato piuttosto spesso, quindi devo cercare di non farlo crescere troppo, altrimenti diventa troppo largo. Vado avanti nei giri che mi serve. Una accortezza soltanto ti voglio dire: quando tu sei in questa parte, che è la parte del nostro scollo dietro la nostra nuca, devi fare attenzione che non sfarfalli troppo, quindi farai delle diminuzioni in questo punto, ok? Per esempio, io adesso qui faccio la mia maglia alta, io parto, quindi il primo giro non faccio nessuna diminuzione. Nel secondo giro, qui devo fare 2 volte i ventaglietti, nel secondo giro io dovrò fare le maglie alte, ecco, perché vedi, io sono qui, quindi devo fare le maglie, questo giro qui dei quadretti, poi le maglie alte. In questo punto io farò una diminuzione, cioè lavorerò una maglia alta che sarà da questa parte, solo lavorandone in metà, e la congiungerò con la metà della parte opposta, ok? Quindi diventerà da 2, diventerà una sola maglia alta nel giro successivo, ok? E faccio questo ogni volta che arrivo qui, quindi qui ci saranno sempre delle diminuzioni in base ovviamente al lavoro. Tu controllerai, ok? Devi controllare che giri bene lo scollo, che non sia né troppo sfarfallante, ok, troppo morbido, e neanche che tiri troppo. Quindi in base al tuo lavoro vedrai di fare delle diminuzioni, ok? Guarda, per esempio, io qui ti avevo detto, qui non farò nessuna diminuzione, invece vado a farla subito. In base al lavoro che hai devi distribuire il tuo lavoro. Ad esempio, io qui sto partendo con questa, la calcoliamo già una perché era una maglia bassa, 2 e 3. Poi dovrei lavorare qui, ok? Perché io sto partendo dal centro, ma qui non la lavoro, faccio la catenella e vado direttamente da questa parte. Quindi devi fare in modo, e quindi sarà questo il mio quadretto, ok? Io ho saltato questa parte, in questo caso non faccio la diminuzione ma salto
questa maglia che invece sarebbe troppo, perché se la lavoro qui ovviamente mi sfarfalla già da subito. Quindi la stessa cosa farò da questa parte, qui non lo lavorerò. Dovete cercare, quindi tu magari segnati questo punto che è il punto d'aggancio, ok? Questo punto è il punto di aggancio. Quando finirai il giro lavorerai qui la maglia alta. Se stai facendo il mio giro lavorerai qui la maglia alta, la catenella e ti agganci in questo punto, ok? Dipende dal giro che tu stai facendo. In base a quello regolati di saltare una maglia già al primo giro o di non saltarla se per te va bene non saltarla, ok? Diminuire poi nei giri successivi solo nella parte qui dello scollo finché non vedi che gira bene. Ti devi regolare tu in base a come ti gira sul collo. Ti faccio vedere come farò io. Allora, sono andata avanti qualche giro proprio per arrotondare un pochino anche lo scollo e allargare leggermente sul davanti e quindi scendere anche di larghezza, perché lavoriamo, come appunto ti ho detto, nella parte dietro del collo sul lato laterale sinistro del nostro cardigan, la parte sotto, e ritorniamo su dalla parte sul lato destro per poi chiudere il giro. Io ho già fatto una diminuzione in questo punto, come ti avevo detto, togliendo queste due maglie, quindi qui non le ho lavorate, ho fatto la mia catenella e ho lavorato subito dopo, ma perché ero in questo punto. Nel giro con le maglie alte, come vedi, quindi ho fatto il giro coi buchini, nel giro delle maglie alte ho fatto, non prendere in considerazione questo, perché poi è la diminuzione che ho fatto qui. Ho praticamente preso due maglie che sono questa e questa, ho preso due maglie e le ho lavorate insieme, poi ho fatto la maglia alta, quella centrale, stessa cosa ho fatto di qua, ho lavorato due maglie alte insieme, quindi nel giro dopo valeva uno, ma nel giro successivo ho pensato di prendere non solo questa maglia, parlo di maglia perché qui ho unito queste due maglie, non solo prendere queste due ma anche questa, quindi ho fatto la maglia alta a rilievo prendendo la chiusura, quindi la diminuzione più questa, quindi sembra che abbia fatto 3 diminuzioni in una. In realtà nel giro delle maglie alte ne ho chiuso uno, nel giro delle maglie alte a rilievo ho chiuso queste due più questa. Ok, l'importante è capire il concetto. Nel giro successivo non ho fatto nessuna diminuzione, andava bene così, e quindi perché poi dipende appunto da come ti gira lo scollo dietro, e poi sarei dovuta andare avanti ma poi mi diventava troppo largo e quindi mi sono fermata qui nella zona V. Perché l'ultimo giro che io farò sarà quella dei fiorellini, ok? Quindi con i 3 petali, e lo voglio fare unendo i petali nella parte sotto con, vedi, ti faccio vedere. Allora, praticamente sul davanti vedi lo stesso lavoro, ok? Se per caso non arrivi bene con i punti, no, ti prego, non ti fasciare la testa. Guarda, questi sono gli ultimi dei nostri problemi. Di problemi già ce n'è nella vita, ma non quello di non riuscire a ritrovare, magari, non so, anziché 2 catenelle e puntare, per dire, puntare sulla terza catenella, tu ne hai 4, che problema c'è? Punterai sulla quarta catenella e finisci il giro, ok? Mangia maglie o ruba maglie in base a come ti ritrovi, ma non fermarti mai. Non fermarti mai, non ti fermare al primo ostacolo. Sbagliatissimo, devi sempre andare avanti, sempre. Se poi quando sei andata avanti vedi che qualcosa non torna, allora disfi piuttosto, e non ti deve spaventare disfare, perché a me non spaventa di sicuro e non spaventerà neanche a te, per poi avere un lavoro ben fatto, ma non ti deve preoccupare di avere una catenella in più, una catenella in meno, no. L'importante cosa?
una cosa importante è avere, per esempio, in questo punto le stesse V che dall'altra parte, ok? Perché altrimenti viene squilibrato, no? Cioè non è armonioso, deve essere uguale da una parte all'altra. Quindi l'unica cosa che ti chiedo, questa è da fare, è quella di avere le stesse V, perché l'ultimo giro che farai sarà quello delle V, le stesse V da una parte come dall'altra. Parlo della metà cardigan come dell'altra metà cardigan. Quindi io a questo punto nell'altro cardigan sono andata avanti in lunghezza, ma qui e quindi non tocco più questa parte, andrò avanti in lunghezza e finirò con la V in modo tale poi da finire il giro, ok? O perlomeno cerca di finire in questo punto, cioè dove hai diciamo dove abbiamo lavorato nel perimetro, cerca di finire qui come finirai poi facendo crescere il tuo cardigan. Perché non vado avanti in lunghezza, ma adesso ti faccio vedere come allungare la manica? Perché ho solo più questo filato, questo gomitolo, quindi lo diciamo ne do una parte a una manica, una parte all'altra, perché finché mi arriverà il gomitolo passerà del tempo, almeno per cercare di spiegarti come fare la manica e come cercare di allungare il nostro cardigan. Vediamo quanto me ne rimane, altrimenti vi farò vedere con un colore differente purché il tutorial sia completo. Allora, adesso detto questo, io mi fermo con le V, non vado in allungamento, ma vado a farti vedere la manica. Subito dopo andiamo a vedere come si allunga il cardigan. Allora, questa è la manica che io ho iniziato ad allungare. Ripeto, ho solo più un gomitolo, quindi non so quanto posso dedicare a questa manica e poi all'altra, e in più cercare di farti vedere come allungare il cardigan, quindi sono andata avanti per poco. Voglio farti vedere come si diminuisce, perché oramai tutti i giri li conosci, però magari non sai bene come si diminuisce con questo diciamo con questo disegno, se vuoi stringerla, perché se non vuoi stringerla non devi far altro che girare, continuare a lavorare in cerchio. Se invece vuoi stringerla la manica, quello che devi fare è, numero 1, riagganciarti con il filo. Quindi io mi sono riagganciata nel punto che è sotto l'ascella, quindi mi sono riagganciata proprio nel punto sotto l'ascella e ho fatto una maglia bassa. Perché ho fatto la maglia bassa? Perché dovevo seguire il disegno, ok? Io ho finito il mio giro con la maglia alta a rilievo, questo, cioè che poi non è che ho finito il giro, anzi, sbagliato, ho finito il giro proprio dove ci sono le maglie alte con la catenella, lo vedi qua, vedi le maglie alte con la catenella. Quindi ho fatto il primo giro della manica, il primo giro con delle maglie alte, e le vedi qui. Ogni 6 maglie alte, ogni 6, quindi sono partita, come dicevo, da sotto la mia ascella, quindi sono partita da qui, maglia alta, eccola qua, sono partita da qui e ho calcolato 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ogni 6 maglie, ogni 6 maglie alte normali, ho lavorato 2 maglie insieme, quindi ho lavorato questa maglia più questa maglia insieme. Come si lavora la maglia alta per fare una diminuzione? Adesso forse avrei dovuto fartela vedere anche prima, sempre se trovo il mio uncino magico. Trovato. In questo modo supponiamo di essere nel giro delle maglie alte. Io cosa faccio? Solo, ecco, la diminuzione io qui lo faccio solo
sulle maglie alte, quindi quando arrivo al giro delle maglie alte faccio la diminuzione e quindi solo in questa sezione, perché non voglio che si stringa troppo, a parte il fatto che io diminuisco ogni 6, tu puoi diminuire ogni 8 o ogni 4, dipende da come tu vuoi la manica, ma ti consiglierei di non stringere tutto brutalmente, ok? Cioè non uno ogni 3, ecco, perché altrimenti la manica fa così. Ok, quindi tu parti con le 3 catenelle, fai finta che sono nel punto giusto, e mi lavori le 6 maglie alte. Perlomeno io così ho fatto. 2, 4, 5 e 6. Lavorate le 6 maglie alte, lavora la settima in questo modo, entri nella prima e chiudi 2, entri nella seconda e chiudi 2. Ecco, questa è la diminuzione io di cui ti parlo. Diminuire e chiudere 2 maglie in una. E nel giro successivo ovviamente questa vale una, ok? Il giro successivo in questo caso sarà quello delle maglie alte a rilievo. Quindi ciò che tu puoi fare nella tua manica è, numero 1, ricominciare a riprendere le maglie dal punto in cui tu sei e ripetere il disegno che ti serve. Chiudo così almeno non ci sono pericoli. Nel mio caso, appunto, io dovevo ripartire dalla maglia alta e sono partita dalla maglia alta. Se tu devi partire con le V, partirai con una maglia bassa, 2 catenelle, salti 2, fai la V, eccetera, eccetera. Lavora in tondo, lavora in tondo. Quando arriverai alle maglie alte ed è lì che tu farai la diminuzione. Ok. Questo per quanto riguarda la manica, puoi stringerla quanto vuoi, però come consiglio ti dico non stringere tutto insieme perché altrimenti ti fa difetto, e questo è sicuro. Se vuoi allargare ovviamente il contrario, dove c'è una maglia ne farai 2, magari ogni 6 e via dicendo. Quando tu avrai fatto il giro e dovrai fare di nuovo le V, è facile che non ti tornerà il conto e quindi lì alcuni si fasciano la testa, aiuto, non riesco a trovare a far tornare il conto. È normale che non torna il conto, stai tranquilla o tranquillo, è normalissimo. Ciò che tu devi fare è ragionare sulla fine del giro, tu devi avere le maglie giuste, ciò vuol dire che se inizi con la maglia bassa devi finire con una V per forza di cose. E lì, allora, lì c'è il giochetto del mangio maglia o rubo maglia. Quindi se hai poche maglie, per poter fare il giro completo, e penso di averlo fatto anch'io, e te lo dico subito, aspettami, ogni volta che tu diminuirai, comunque sia ti ritroverai con dover fare i conti con le maglie che magari ce ne sono troppo poche o ce ne sono tante, non è un problema. Ruba una maglia da una parte, ecco, guarda qui, guarda qui. Allora 1, 2, 3 e qui l'ho messa nella quarta. Perché? Perché facendo 1, 2, 3, 1, 2 e nella terza avrei dovuto fare la V, quindi qui c'era la V, 1, 2, qui c'era la maglia bassa, ma qui c'ho la maglia bassa, non torna, ok? Quindi cosa ho fatto? Ho saltato 1, 2 nella terza, 1, 2, 3, così sono andata un po' più avanti, nella quarta ho fatto la V, qui me ne rimangono 2, va benissimo, 2 catenelle e via. Non mi sono fasciata la testa, ok? Cioè, quando arrivi a questo punto, per favore te lo chiedo, non stare a pensare, vai avanti che va bene comunque, anche se salti una maglia non è un problema, ok? E ti capiterà ogni volta che fai la diminuzione, ti capita. Se non fai diminuzione, ovviamente una volta che hai aggiustato il tiro, quindi che hai già predisposto il tutto, non succederà, ma se fai delle diminuzioni in base a quante ne farai di diminuzioni o di aumenti, potresti incontrare questo problema. E che problema c'è? Ok, quindi porterai avanti la tua manica.
L'ultimo giro che farai, perlomeno l'ultimo giro che faccio io, è quello con i fiorellini. Ok, e fin qua ci siamo. Ah, dopo ho fatto anche, ma te lo faccio vedere poi con la lunghezza. Dopo ho fatto delle maglie basse con dei pioppolini, semplicemente per rifinirla ulteriormente. Parliamo ora di allungare il cardigan. Allora, per allungarlo io utilizzerò il filato, è sempre lo stesso filato, uguale, stesso filato, ma è un altro colore. Non ha importanza, voglio farti vedere come si parte, ok? Per renderlo dritto, ovviamente bisogna andare più dritto possibile. Io a mala parata lo lascio cortino, va bene così, tanto sotto ci posso mettere anche una maglia a collo alto e quindi ci sta. E vediamo che cosa voglio fare. Intanto ti voglio far ragionare su questo. E questo argomento ha un pochino scombussolato alcune persone per quanto riguarda lavorare il fiorellino sulla parte dritta del lavoro. Dipende da dove tu, perché è importante, il fiorellino deve essere lavorato sul dritto. Se non ti trovi, semplicemente taglia il filo da dove hai difficoltà, taglia il filo e lavorami sul dritto il fiorellino. Perché ti dico questo? Adesso ti spiego bene. E dobbiamo lavorare per allungare da questo angolo, senza più fare l'angolo, lavorare tutta la parte sotto e finire nell'angolo opposto. Ok, ovviamente il lavoro si gira, no? Perché lavorando in questo modo devi lavorare una volta sul dritto e una volta sul rovescio. Devi fare semplicemente il calcolo di dove ti cadrà il fiorellino. In questo caso è molto facile, perché io sono nei ventaglietti, vedi? Scusami, sono nelle V, ciò vuol dire che il giro successivo è quello dei fiorellini e io so già che li devo lavorare sulla parte dritta del lavoro, qui, in questo modo. Ma se io avessi finito con il giro delle maglie alte, catenelle e maglie alte, per dirne una più lontana possibile, ok, su questa, che cosa dovevo pensare? Allora, io sono qui sul dritto e ho finito in questo punto, per dire la parte più lontana. Se io questo lo lavoro a dritto, la maglia alta la lavoro a rovescio, la maglia alta a rilievo lo lavoro a dritto, cosa vuol dire? Che le V le lavorerò a rovescio e il fiorellino lo lavoro dritto. Cioè è semplicemente fare un calcolo, capito? Fare un calcolo di dove sei e vedere, ok, io sono qui nei quadretti e sono sul dritto. Il rovescio sarà questa riga di maglie alte. Il dritto sarà questa riga di maglie alte a rilievo. Il rovescio saranno le V e il dritto per forza di cose deve essere il fiorellino. Capito? Cioè, semplicemente fai la scaletta. Eppure, guardate, ci sono stati dei dubbi su come faccio a mettere il fiorellino sulla parte dritta. Ok, adesso avete capito, ma se vi trovate in qualche problema di decisione, diciamo così, su come fare, semplicemente quando arrivi sul fiorellino, se vedi che lo devi lavorare sul rovescio, non puoi farlo, ecco questo non puoi farlo perché si noterebbe, il fiorellino a rovescio è proprio completamente diverso, allora tagli il filo, ti metti sul dritto e riparti così. E così il problema non sussiste. Cioè, risolvete le cose nella maniera anche più pratica, ok? Ok. Poi magari sono io che ve lo spiego male, quindi ci sta. Quindi io so che devo fare, nel giro in cui sono, devo fare il punto fiorellini. Quindi tu magari devi partire in un altro punto, te li faccio vedere tutti i punti come partenza, quindi magari se non parti di qua, guarda anche il resto del tutorial, così ti faccio vedere come si parte in ogni caso. Ed è la cosa più facile del mondo, fare questo. Allora, ti ripeto, io lo sto facendo con un altro colore, sai qual è il mio problema.
parto sempre con una maglia alta, quindi 3 catenelle, una di separazione, 3 catenelle simulano la maglia alta, una di separazione, vado nella mia V e faccio semplicemente il mio petalo. Come inizio, così finisco. Quindi tu andrai avanti fino a raggiungere il lato opposto, perché stiamo allungando il nostro cardigan, ok? Allora, se vuoi, qui, per essere certa, questa è la catenella, questa è l'ultima maglia, ok? Questa è la maglia alta, questa è la catenella e questo. E metti magari il segnapunto, che così almeno ti ritrovi poi alla fine a puntarlo sulla catenella giusta. Ok, facciamo anche questo fiore e poi 2 e 3. Arriverai, quindi tu continui a lavorare il tuo fiore in questo caso, ok? Lavori tutta la parte sotto, tutta la parte sotto. Quando arrivi nell'angolo opposto, qui farai la maglia alta finale. Come devi ripartire? Adesso tu avrai il filo agganciato, io no. Ripartirai, sei dall'altra parte, ok, dalla parte dove hai finito. Fai finta che ho il filo agganciato, ok, aspettami. Ok, abbiamo il filo agganciato, facciamo le 3 catenelle più una di separazione di nuovo, perché siamo nel giro dove dobbiamo fare, aspettami che, ecco, dove dobbiamo fare la maglia alta, la catenella e la maglia alta. Allora, la catenella l'abbiamo già fatta, andiamo nel fiorellino e andiamo a fare la maglia alta. Catenella nel fiorellino, maglia alta, catenella nel fiorellino, maglia alta, poi mi voglio vedere disfare, catenella, maglia alta e catenella, maglia alta e catenella, vai avanti così fino ad arrivare alla fine, dove farai sulla maglia alta finale la tua maglia alta, tiri su 3 catenelle e adesso tagliamo anche questo, tiri su di nuovo 3 catenelle dove hai messo, nel mio caso, il marcapunto, ok, aspettami, vabbè, lo faccio anche male, non importa, tanto io devo disfare. E questo è il giro delle maglie alte, quindi sono sempre 3 catenelle, però attenzione, perché qui lo sappiamo, nel giro delle maglie alte non ci va la catenella, ok? Abbiamo già questo punto da lavorare e lo lavoriamo. E lavoriamo tutte le maglie alte. Ok, quando hai finito di lavorare tutte le maglie alte, ovviamente finirai il giro con la maglia alta sull'ultima maglia alta che hai lavorato. Una cosa ti volevo dire, come hai notato io sto lavorando sempre nel dritto, ma è solo il campione che ti sto facendo, ok? Tu lavorerai una volta sul dritto, una volta sul rovescio, ovviamente, perché se tu arrivi dall'altra parte, di qua, devi poi girare per lavorare, ok? Quindi ti ritroverai sul rovescio e poi quando ritornerai di qua lavorerai di nuovo sul dritto, ma penso che sia talmente ovvio che va bene così, giusto? Quando avrai fatto questa riga, farai anche quella delle maglie alte a rilievo. Aspettami.
faccio vedere qua. Allora, a parte questa che è la lavorazione finale, come vedi io sono partita da questo punto, esatto, questo è l'angolo, ho fatto qui, sono dovuta partire con le maglie alte a rilievo, vedi questo giro qua, sempre partendo con la maglia alta e poi ho fatto le V, scusami, qui avevo il gioco differente, quindi qui parto con 3 catenelle e poi subito dopo ne ho fatto un'altra maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Nel giro successivo invece mi basta fare una maglia alta, questo è per fare un gioco di quadrettini, ok? Quindi quando arrivi nel punto quadrettini io sono partita in questo modo, come vedi, guardami, questa è la maglia alta che poi prosegue sopra con l'altra maglia alta, che poi prosegue sopra con l'altra maglia alta, questa non vale, maglia alta, sono tutte maglie alte tranne in questo giro. In questo giro sulla maglia alta ho fatto la maglia bassa, ma perché? Perché qui mi parte il giro con le V, quindi maglia bassa, 2 catenelle, ne salto 2 e faccio la V. E qui c'è di nuovo il giro del devo arrangiarmi, ok? Nel senso che quando arrivi alla fine potrebbe essere che il conteggio non sia giusto e ti ho già detto come fare per rimediare. Quindi abbiamo detto in questo giro qua, questo giro delle V, si parte con una maglia bassa, ok? Subito sopra hai la maglia alta, maglia alta, maglia alta. Le maglie basse sono solamente dove devi fare le V, esclusivamente dove devi fare le V. Si parte con una maglia bassa e 2 catenelle e si finisce con una maglia bassa e 2 catenelle solo nel giro dove ci sono le V. Ok, penso di averti mostrato tutto. E in questo giro, nel primo giro dove ho fatto i buchini, io sono partita con 2 maglie alte, una a fianco all'altra, e poi sono partita con la catenella, salto una, maglia alta, catenella, salto una, maglia alta. E invece nel giro successivo, non guardare questo perché questa è la bordura, nel giro successivo sono sempre una maglia alta, ecco, guarda. Nel primo giro, perché qui dovevo fare i 3 giri dei buchini, parto con le 2 maglie alte. Nel secondo giro ce n'è una sulla maglia alta, poi faccio la catenella. Nel terzo giro parto di nuovo con 2 maglie alte affiancate. Questo per sfalsare i forellini. Ok, quindi ricordati, quando ci sono i forellini parti il primo giro con 2, il secondo giro con una, il terzo giro con 2. Ma questo è un progetto appunto per esperte, si può dire proprio per esperte, quindi so che avete compreso perfettamente ciò che sto dicendo. Vi ho fatto vedere tutti i passaggi come li ho fatti e quindi è molto semplice adesso da seguire. Bene, quindi abbiamo visto tutti i punti in teoria e in pratica. Abbiamo anche allungato il nostro cardigan. Io per problemi, come sai, di filato non riesco ad allungarlo più di tanto, va bene anche corto. E dobbiamo appunto fare l'ultimo giro, che definiamolo di rifinitura, ma che in realtà è il giro, uno dei giri che noi facciamo del fiorellino. Abbiamo avuto l'accortezza di finire i giri, sia quello della parte diciamo frontale, sinistra e destra, con le V, e sia dopo aver allungato quanto tu decidi di allungarlo, finire sempre con le V, in modo tale da fare l'ultimo giro di rifinitura, ok? E come lo faremo? Innanzitutto, se sei al mio punto, cioè dove non hai allungato, hai già l'angolo e quindi semplicemente tu completerai il giro come di regola, quindi avrai l'angolo con 4 petali, il petalo centrale avrà le 2 catenelle e qui abbiamo solo una catenella, ok?
e tutto il resto lo conosciamo bene, sono 3 petali con una catenella di separazione tra un petalo e l'altro e tra un fiore e l'altro. Quindi finiamolo in questo modo, se l'hai fatto cortino come il mio ovviamente, e basta semplicemente riprendere il filo e fare il giro. Io spero con tutto il cuore di riuscire a finire con quel poco che mi è rimasto, cioè questo, quindi non lo so se riesco a finire. Sono andata un po' più avanti con la manica, come vedi adesso è diventata 3/4, però ahimè non lo so se mi basterà questo per finire il giro. Ci provo e quindi poi ti farò vedere nell'eventualità. E se invece l'angolo non ce l'hai, perché sei andata avanti ovviamente in lunghezza e quindi l'angolo lo devi creare, allora sarai in questo punto, quindi questo angolo non c'è, sarai in questo punto dove hai fatto le V, ovviamente qui è spostato, questa maglia bassa sarà qui, quindi tu sicuramente ti ritroverai qui con la maglia bassa e la V successiva dopo 2 catenelle, ok? Proprio su questa maglia bassa, la prima del lato degli aumenti, proprio in questa maglia bassa tu inserirai il tuo uncinetto, prenderai il tuo filo, a questo punto io faccio di nuovo la prova con questo perché non voglio sprecare neanche un centimetro dell'altro, quindi tu sei qui, ok? Questa è una maglia bassa, fai finta che è una maglia bassa, ok? Tu sei qui, entrerai nella tua maglia bassa, prenderai il filo, devi rifare un angolo, quindi semplicemente sulla maglia bassa che tu ti ritroverai tirerai su 1, dobbiamo fare il giro dei ventaglietti, ok? Quindi dobbiamo fare l'angolo, scusami, dei fiorellini, quindi dobbiamo rifare l'angolo con i fiorellini. Tira su 2 catenelle, rientra dentro e fai semplicemente 2 petali, ok? Questo sarà il primo, una catenella, rifai il secondo, stiamo lavorando sulla maglia bassa, non guardare dove sono io ti sto solo facendo vedere come fare l'inizio del lavoro in base a dove tu sarai, perché tu sarai sicuramente, avrai fatto l'allungamento e sei sulla maglia bassa, perché l'ultimo giro è quello dell'allungamento e quello delle V, ok? Quando tu hai fatto, diciamo, i 2 petali, quando finirai il giro ovviamente dovrai completare l'angolo con gli altri 2 petali e le 2 catenelle, ok? Per completare l'angolo, e mi vai avanti, e ovviamente io non mi ritrovo con il disegno, mi vai avanti in questo punto con la catenella, poi vai sulla V successiva, ovviamente a me non viene perché io l'angolo ce l'ho e quindi sto forzando un pochino le cose, ok? Quindi tu invece avrai proprio il punto in cui dovrai fare l'angolo e vai avanti così con le catenelle di separazione. Dopo aver fatto i 3 petali, questo è quello di rifinitura, ok? E vai avanti in questo modo. Quando arrivi qui nello scollo dietro, attenzione, perché io qua dopo lo vado a fare e poi ti farò vedere, io qui ho questi 2 fiori, 1 e 2, vedi dove ci sono le V ci saranno i fiori, ho questi 2 fiori, ho intenzione di fare qualche magia, cioè nel senso che vorrei fare in modo che questi 2 fiori siano più vicini, per far sì che non mi vada fuori, che giri bene, ecco, perché se ne faccio 2 qua mi sa che è troppo, poi magari mentre vado guardo, lo provo e va bene, però l'idea è di cercare di avvicinare il più possibile questi 2, vediamo qualche barbatrucco che riesco a trovare e poi te lo farò vedere. Quando arriverai invece nell'altro angolo, qui ovviamente tu avrai
E... ah sì, aspetta, perché tu ti ritrovi, aspetta. Allora abbiamo detto parti dalla tua maglia bassa, ok, l'ultima, che sarebbe l'ultima maglia bassa che hai fatto nel giro delle V, e mi fai i tuoi, diciamo, la metà angolo, quindi i 2 petali. Ok, finirai il giro facendo ovviamente gli ultimi 2 petali, mi sto ripetendo, e le 2 catenelle di separazione. Poi puoi tagliare il filo se non vuoi fare i pioppolini. Se hai allungato, come sicuramente avrai fatto, avrai questa parte, vedi questa lavorazione messa in questo modo. Ok, io qui ti ho appunto spiegato di fermarti dove ci sono le V, perché io non mi ero fermata dove ci sono le V e quindi ho dovuto poi fare il primo giro con le V. E se tu noti, eccolo qua, io sulla maglia alta ho fatto l'angolo con i 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, ma perché diciamo era il primo che stavo facendo, quindi il giro non l'ho finito con le V, l'ho fatto poi successivamente per allargarlo. Ok, ma lascia perdere questo punto. Tu vedrai che nel punto subito sotto, quindi questa parte qua, dove noi abbiamo allungato, perlomeno io in questo no, ma qui l'ho allungato, rimane bello dritto, attenzione, rimane bello dritto, ma non hai le V, perché qui c'è tutto il nostro allungamento. Benissimo, e tu non devi fare la V perché devi farlo combaciare col disegno sotto e fare invece fiorellini dove le V non ci sono. Beh, ti inventerai buchini. Quindi dove io ho fatto la V, tu in questo punto farai i fiorellini. Magari, visto e considerato, se tu noti che si sparpagliano un po' troppo i fiorellini, puntalo direttamente dentro il corpo della maglia alta. Questo lo vedrai qui, in questo modo. Ok? In questo modo. Poi mi salterai sicuramente, allora vediamo, in questo primo foro, questa V non la devi guardare, il fiorellino lo farai nel primo foro, poi io salterei il secondo foro per fare il secondo fiorellino su questo punto. Lo devi fare in modo tale, vedi qui sopra, in questo punto qua, così, sopra, diciamo, lavorando questa maglia alta in orizzontale in questo punto, ok? Quindi questa la lavorerai sul buchino, vedi la distanza, poi mi farai la catenella e questa la lavorerai su questa maglia alta. Ribadisco, questo giro delle V tu lo stai vedendo su questo cardigan finito, ma io per esempio qui ho deciso di finire i lati nello stesso identico modo, quindi tu ti ritrovi già con le V, ma la lavorazione per allungare ovviamente non le ha le V, e quindi ti devi inventare il punto dove fare il fiore, ok? Devi inventartelo tu, e come consiglio lo vedi già qui. Quindi questo fiore, appunto, sapendo che questa V non c'è in questo punto qui, questo fiore me lo lavorerai in questo foro, questo fiore me lo lavorerai in questa maglia alta messa in obliquo, quindi sarà così, ok? Questo fiore me lo metterai dove c'era l'ex angolo e tu vedrai che viene bello rettilineo, e continui così cercando di inserire il fiore, per quanto lungo tu l'abbia fatto, può essere anche lungo fino ai piedi, non è un problema, l'importante è che tu inserisci il fiore nei punti in cui ritieni che non si accavalli troppo e che non sia troppo tirato. Ok, poi per il resto ovviamente trovi le V e quindi le vai a fare. Ora io cerco di finire il mio, ti faccio vedere il giro dietro cosa ho fatto. Io qua per esempio nel giro dietro,
qui ho fatto una diminuzione perché poi ogni lavoro va a sé in base a quanto tu lo fai crescere. Qui ho fatto, vedi, 3 giri con i fiorellini. Questa è la parte del collo, la parte alta del collo. Questa è la parte della chiusura della mia schiena e questa è la parte alta del collo. E vediamo adesso che sarò su questo cardigan, perché ripeto, ogni filato si comporta in modo diverso, ogni filato può essere più sottile, più spesso, in base al vostro filato vedrete il rendimento, no, del lavoro che voi fate. Quindi se per caso vedete che sfarfalla troppo, dovete ricorrere al rimedio del mangia del mangiamaglia, ok? Quindi tirando, cioè togliendo, mangiando delle maglie, come già vi ho spiegato. Vado avanti e ti faccio vedere. Ok, come vedi io ho fatto l'ultimo giro in tutto il perimetro, quindi anche nella parte sotto, appunto tutto il perimetro nella parte sotto, nella parte laterale, fianco, fronte sinistro, fronte destro e la parte dietro. Allora, il barbatrucco poi non c'è stato, nel senso che io le ultime due, i due fiori che stanno praticamente al centro, li ho fatti anziché con 3 maglie alte incomplete con 2. 2 2 2, non c'è qui la catenella che separa i due fiori, 2 2 2 e gira benissimo. A me è bastato così. Vedi tu come ti gira il dietro. E poi attenzione, io ho fatto una bordura corta qui, mentre nel cardigan verde sono andata molto più su, tant'è che questo cardigan ci è voluto veramente poco a realizzarlo. Con un uncinetto 4,5 si vola, quindi lo si fa con pochissimo, in pochissimo tempo. L'altro invece ci è voluto molto molto di più, però il risultato devo dire che è veramente eccellente. Poi che cosa ho fatto nell'altro, cosa che io invece qui non farò, perché penso che non, ecco, mi è rimasto ancora questo, nonostante abbia fatto tutto il giro con il punto che prende anche parecchio filato. Comunque mi è rimasto ancora un pochino. Potrei farlo il punto, l'ultimo punto, che è quello di rifinitura, quindi maglia bassa e piopolino, ma ho deciso di non farlo perché magari poi non riesco a farlo nelle maniche, riesco a farlo solo qui. In base a quello che ho lo fermerò in questo modo. Come si fa a fare l'ultima bordura se tu la vuoi fare? Se tu la vuoi fare. Allora, partiamo da dove tu sicuramente hai finito e dove ho finito anch'io, quindi dalla parte centrale. Entriamo e facciamo una maglia e 2 maglie. Ok, praticamente in queste 2 maglie saranno quelle finali. Scusami, queste 2 maglie saranno quelle centrali più una che sarà quella di raccordo, no? Possiamo anche già farle, tanto poi si chiude il giro, quindi possiamo fare una maglia, nella seconda maglia facciamo il piopolino, puoi farlo qui, puoi farlo dopo, io in questo momento lo faccio qui, vai a fantasia, e poi fai ancora una maglia. Ecco, nell'altro angolo farei la stessa cosa, quindi maglia bassa, piopolino e maglia bassa. Poi io vado avanti facendo 3 maglie basse, quindi una in ogni punto, vedi, uno in questo, diciamo, tra un petalo e l'altro, anche qui tra un petalo e l'altro, e in quello centrale vado a fare un piopolino, quindi nella quarta, in poche parole, qui lo sto facendo, ok? Vado a fare un piopolino. Oh, è vero, non te l'ho spiegato. Comunque qui salti il petalo, vai nel petalo, quindi diventa 1, in quello centrale ci vado 2 3, così faccio di nuovo, quindi vado qui 2 e poi vado tra un petalo e l'altro, diventa il terzo, vado nel quarto e faccio il piopolino, 1 2 e 3 catenelle, rientro dentro la prima maglia bassa, prendo il filo. Ok, se tu vedi che tira, fai una maglia bassa in più.
a me va bene con questo tipo di filato, e con l'altro filato vado subito a vedere quante ne ho fatte, perché poi va anche tanto a fantasia, no? Io qui, come vedi, ho fatto 2 maglie basse e nella terza ho fatto il piopolino, mentre nell'altro stavo facendo 3 maglie basse e nella quarta il piopolino. Qui invece il piopolino mi viene sia tra un fiore e l'altro e sia tra questi petali, ok? Poi nel centro non ho fatto il piopolino, mentre qui mi stava venendo bene col piopolino. Aspettami, che lo riprendo. Vedi? Nella parte centrale, poi io qua mi unisco, nella parte centrale c'è il piopolino. Scegli tu quante maglie basse fare e quanti piopolini fare. Qui ne ho fatti di più, ma questo è un pizzo proprio, è un pizzo. Si capisce, vero, che lo amo proprio, lo amo, decisamente lo amo. Ecco, quindi questa è la parte finale, che è quella con i piopolini. Ok, invece io adesso qui i piopolini non li faccio e questo me lo tengo riservato perché a volte può sempre servire, sia per guardare il tipo di filato, sia per, non so, ti serve da fare, non si sa mai nella vita. Io tengo sempre un pochino di filato da parte, ne ho dei sacchetti, mi metto una specie di targhettina in modo tale da sapere cosa ho realizzato con questo tipo di filato, e quindi questo non lo userò, non farò i piopolini, lo fermo così. Ora devo andare a nascondere tutte le codine e quindi andrò a nasconderle con l'ago all'interno della lavorazione, e poi avrei deciso di mettere questi bottoncini qua. Sono, diciamo, eleganti ma anche discreti. Sono molto indecisa sul colore perché sono indecisa, sono veramente indecisa. Ne avrei diversi, bellino anche da mettere così nell'eventualità, anche da metterli accoppiati in questo modo, fare una catenella e farla a 8, potrebbe essere. Adesso ci provo, vediamo cosa mi viene fuori, magari non mi piace assolutamente, ci provo. Allora, ecco come ho voluto mettere i bottoni, li ho messi molto vicini, li ho cuciti praticamente su un fiorellino e poi lo faccio entrare nel buco del fiorellino corrispettivo. Ok, il bottone va nel cuore, lo sapete, quello femminile, il bottone va nel cuore, le asoline sono quelle esterne che noi sfruttiamo come asoline queste. E adesso sto praticamente affrancando tutti i fili, quindi sono seduta ad affrancare i fili del mio bellissimo cardigan.